Ciao a tutti carissimi utenti e bentornati al mio canale Assistenza Informatica Online. Oggi tratterò un piccolissimo, un breve video, insomma, argomento sempre nel comparto degli smartphone. In particolare oggi parleremo di iPhone e di memoria. Quindi memoria ovviamente non RAM, quindi quella volatile, già abbiamo visto in passato cos'è la RAM, ne abbiamo ampiamente discusso, ma memoria proprio sotto forma di passatevi il termine, virgolette, hard disk, quindi spazio di iPhone. Quindi quando andiamo a acquistare un iPhone che abbia i suoi 64 GB, 128, 256, 512 o anche 1 tera esiste, quindi i classici 1000 GB. Allora, perché è importante andare a scegliere anche la capienza di quando andiamo a acquistare un iPhone? Uno, perché a differenza Apple degli Android, ovviamente la memoria non può essere aumentata, integrata con altre memorie, vedete insomma le SD, quindi le Secure Digital che si possono inserire esternamente. Anche se devo dire che anche negli Android, anche se andiamo a inserire una memoria esterna per espandere, si serve, ma serve come database, come insomma un hard disk, chiamiamolo così, una grossa pendrive, perché molte cose è difficile che vengono messe direttamente sulla pendrive, quindi si utilizza sempre la memoria classica dello smartphone come primaria. Però già è anche una cosa in più che fa per esempio Android, e su questo ce n'è da dare atto, che insomma può implementare lo spazio, fa implementare lo spazio attraverso delle memorie micro SD. Quindi su iPhone questo non accade, insomma non è così, quindi dobbiamo scegliere benissimamente. Intanto quando si va a acquistare un telefonino bisogna capire cosa si deve andare a fare, se serve solo per navigare, se serve come database, perché se vi serve come database, che siete amanti di grandi video, grandi fotografie, oserei dire che il minimo iPhone con il minimo giga di spazio, diciamo che sta un po' stretta a tutti, perché già i software sono abbastanza pesanti, anche l'iOS è abbastanza pesante, quindi già occupa un bel po' di spazio, anche se acquistiamo il 64 giga, già appena proprio inizializziamo il telefono, vedete che quei 64 giga, come d'altronde nei PC fissi, quindi nei PC anzi in generale, di Windows, quello che sia, il sistema operativo prende altro spazio, quindi non è mai quello. Quindi già di qua si va a perdere un po' di capienza, che possono essere 5, 6 giga, 7 giga, dipende quello che sia. Nel caso dei computer, per esempio, si perde davvero tanto. Quindi è importante questo, perché se vi serve per fare soltanto il lavoro principale, che è quello, forse ce lo siamo un po' dimenticati tutti, ma il lavoro principale del telefono, ahimè, dovrebbe anzi essere proprio chiamare. Quindi, però, insomma, se si chiama, si naviga, eccetera, eccetera, quindi non si fa database, va benissimo anche scegliere un iPhone che abbia il minimo giga disponibile. Quindi in questo caso tutto varia nel prezzo, perché ovviamente un iPhone da 64 giga ovviamente costerà molto meno rispetto a un 256, un 512 e così a salire. Se invece dovete fare molti video e molte fotografie, perché magari lavorate molto come, che ne so, youtuber nei social network, eccetera, eccetera, proprio siete appassionati, in quel caso io vi consiglierei di andare sempre oltre, quindi andare al minimo sui 256 a salire anche di più, perché ormai con i video 4K insomma la capienza è sempre poco, siamo tutti stretti, perché effettivamente anche se facciamo un video corto da 5-6 minuti, quello che sia, vedete poi che ne uscirà fuori un video da anche 8 giga, 9 giga, se registrato in 4K, soprattutto magari a 60 o più frame per secondo. Quindi il video oggi a che cosa è dedicato? Questa è una piccola premessa, una piccola preview, è dedicato proprio a un piccolo, se lo vogliamo chiamare difetto, ma è soltanto una cosa di attenzione, perché comunque a me nella mia piccola carriera media, come la vogliamo chiamare, di lavoro, purtroppo sono entrati, non dico tanti per fortuna, iPhone che hanno avuto questo difetto che ora vi dirò fra poco, però devo dire che insomma nella quantità effettivamente la percentuale è minima, però ho fatto proprio un test a queste persone chiedendo se sapessero insomma di questo difetto. Effettivamente loro non sapevano che potevano incorrere a questo difetto, quindi il punto finale di quello che vi andrò a dire ora io è proprio che si rischia la formattazione dell'iPhone con tutta la perdita di dati. Allora, qual è il punto cardine per evitare tutto ciò? iPhone purtroppo quando va in esubero di memoria, quindi questa è una cosa importantissima che dovete sapere, quando va in esubero di memoria, soprattutto nei vecchi modelli, questo discorso c'è, quindi anche a partire dall'X, dall'11, dal 12, a me sono entrati parecchi di questi modelli, quando vi compare quel messaggino che siamo sotto praticamente 5 giga, quello che sia, che vi compare che la memoria dell'iPhone è in esaurimento, che è piena, si sta esaurendo,
praticamente là noi dobbiamo essere completamente in allarme. Perché? Perché se si va a esaurire tutta questa memoria di questo iPhone, praticamente l'iPhone ovviamente al riavvio non si riavvierà più e rimarrà praticamente fermo alla classica mela o schermata nera. Quindi questo concetto in gergo tecnico informatico, come viene chiamato? Prende che è il classico, alla fine traduciamolo così, il cane che si morde la coda. Lui che non ha più spazio si deve riavviare, non si riesce a riavviare e fa sempre questo giro. Si spegne, si dovrebbe riavviare, non si riesce a riavviare. Quindi il classico cane che si morde la coda, in gergo tecnico viene chiamato che l'iPhone va in loop. Quindi il loop veramente nella musica molto conosciuto è proprio quell'effetto che fa di continuo. Ogni volta che non lo clicchiamo lui parte e ritorna, quindi questo è il classico loop. Nell'iPhone significa che questo difetto si presenta proprio in continuazione nell'arco del 2-3 secondi, 2-3 secondi, gira e rigira e siamo sempre allo stesso punto. Signori miei, in questo caso non c'è nulla da fare. Noi possiamo dire già addio a tutti i nostri dati perché l'iPhone purtroppo per avviare il sistema operativo ha bisogno di un piccolo spazio della nostra memoria per quanto riguarda quindi questo hard disk. Quindi per questo prende l'iPhone va in loop, perché non trova quello spazio, essendo la memoria proprio a zero, esaurita o minima, quindi anche di qualche mega, non trova più lo spazio necessario per avviare tutto il sistema operativo, quindi iOS, e avviare completamente la nostra mela, prende l'iOS per farci nuovamente lavorare. Quindi importantissimo, video che è rivolto a tutte quelle persone che hanno l'iPhone quasi al limite, quindi soprattutto quando arriva questo messaggio di memoria quasi piena, esaurita, dobbiamo cercare di svuotare il più possibile l'iPhone, magari passando tutti i dati al nostro computer. Quindi per evitare che l'iPhone entra in loop, abbiamo perso completamente tutti i dati e ci toccherà poi formattare il nostro iPhone, quindi perdendo la maggior parte insomma di dati. Quindi mi raccomando, anche quando avete quei 4 giga, 5 giga liberi, perché molte persone che hanno portato da me l'iPhone avevano effettivamente questi 5 giga, 4 giga e dicevano sempre ma come mai è successo questo discorso se comunque io lasciavo quel 5 giga per evitare di farmi arrivare sempre questo messaggino? Ebbene sì, succede perché? Perché voi dovete capire che comunque l'iPhone, essendo connesso ormai la maggior parte dei telefoni che noi abbiamo, li connettiamo ad internet, ovviamente scaricheranno sia aggiornamenti iOS sia aggiornamenti soprattutto di programmi. Ormai i programmi anche per cellulari pesano molto, se ci fate caso, se voi andate nella vostra playlist delle app, nell'app store. Quindi ci sarà un programma che peserà 2 giga, ci sarà un programma che peserà 1 giga, il suo aggiornamento a sua volta sarà chi 512 mega, chi 400 mega, chi 300 mega. Da oggi e da domani per una settimana, 10 giorni si fa questo lavoro, quei famosi 5 giga che voi ritenevate magari sufficienti a non far entrare in loop per chi lo sapesse o per chi non lo sapesse il vostro iPhone, magicamente in una settimana, 10 giorni massimo, diventeranno prima 4 giga, poi 3 giga, magari poi 2 giga e mezzo, fino ad arrivare ad esaurimento proprio di memoria. Vi fa entrare il telefonino in loop e abbiamo detto addio a tutti i nostri dati. Quindi questo è soltanto un video sempre di informazione, quindi ovviamente controllate ovviamente tutte le vostre memorie dei vostri cellulari, quindi diciamo in particolare degli iPhone, soprattutto chi ha qualche iPhone magari un pochettino più antico rispetto a quelli che ci sono ora, quindi anche a partire dall'X stesso, andando diciamo in avanti, X, 11, 12, 13, e quindi andiamo a controllare tutti quanti le nostre memorie del nostro iPhone per vedere quanto spazio abbiamo. Se avete poco spazio vi consiglio, non lo dovete fare per forza, però per non incorrere a questo errore che purtroppo è successo comunque a molti miei clienti, non dico assai, però qualcuno è entrato, tutti con lo stesso difetto e purtroppo non li ho potuto aiutare, abbiamo dovuto formattare tutti gli iPhone. Controllate le vostre memorie, se vedete che avete questo limite sui 5 giga o quello che sia, togliete qualche video, un paio di foto, quello che sia, disinstallate magari qualche applicazione che è pesante che magari non utilizzate, insomma fate una cernita, un check-up del vostro iPhone per liberare più spazio possibile. Spero di avervi fatto conoscere cosa sia il loop nell'iPhone e ci vediamo sicuramente al prossimo video. Ciao a tutti!